Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, prima di iniziare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, è gratuito, per me è molto importante, di attivare la campanellina e soprattutto di sostenermi con un bel like. Commentate più che potete. Oggi siamo in compagnia della nuova Renault 4 E-Tech, un'auto completamente elettrica, studiata e costruita per l'elettrico, quindi questa è una piattaforma come la Renault 5 che è stata costruita e progettata per l'elettrico. Qui abbiamo la stessa storia, soltanto elettrica. 2 tagli di batterie e 2 tagli di potenze, 40 kWh di batteria o 52, oppure abbiamo 120 cavalli con la batteria più piccola e 150 cavalli con la batteria più grande. In questo caso abbiamo una batteria che è da 52 kWh, 52 kWh, perché poi c'è chi dice no, devi dire kWh, non kilowatt. È giusto dire kWh, e qua abbiamo 52 kWh ed è una potenza di 150 cavalli, che signori si sentono tutti, perché qua abbiamo sempre la coppia pronta, sempre il motore pronto, essendo un elettrico, e che per chi ha già guidato un elettrico soprattutto si sente la differenza. Bene, non è come il motore termico devi aspettare che arrivi, questo tu schiacci va, e soprattutto in modalità sport, credetemi, ha un'accelerazione impressionante, veramente un bel motore, un bel tiro, soprattutto su un'auto così che è un po' più alta della classica della Renault 5 che avevo provato. Vedi questo bel cofano, è un B-Sub, è più piccolo della Captur, 4,14 m al posto di 4,22 m che è la Captur. Andiamo a vederla, vedete già il frontale bello, come lo vedete qua, bello questo colore azzurrino, mi piace tantissimo. Qui ci sono delle finte prese d'aria e adesso andiamo a vedere come è fatta davanti e come è anche interiormente. Bene, partiamo dal frontale, da questa bellissima mascherina che vediamo davanti, tutta compatta, tutti i fari full LED come vedete dalle posizioni, poi qua vediamo il faro full LED, e farò un video che l'ho già pubblicato direttamente solo delle luci di notte, perché chi è che vi porta le luci di notte se non io? E allora vi porterò anche questa Renault 4, bella bella bella, anche un bellissimo colore questo azzurrino qua che secondo me non stanca mai, guardate le prese d'aria qua finte e soprattutto il tetto in contrasto con il colore tutto nero, vista così frontalmente, eccola qua. Non so cosa ne pensate voi, a me piace tantissimo questa bella estetica, guardate anche i dettagli qui, la scritta 4 all'interno del faro, tutti i fari a LED così, il richiamo al passato in tondo, però bella, è fatta, boh, esteticamente mi piace tantissimo, è innovativa, non è la classica auto che scoppiazzano un po' di qua, un po' di là. La vista laterale è questa, bella anche con la scritta 4 così, mi piace, bella interessante. Qui abbiamo la bandiera francese, qui abbiamo dove andiamo a ricaricare, la ricarica a corrente continua o alternata, qui abbiamo tutte le varie fasi, eccole qua, qui abbiamo per accendere e spegnere e quando la mettiamo in carica si accende la lucetta. Adesso l'auto è chiusa perché abbiamo comunque le chiavi keyless, non serve, adesso noi la lasciamo aperta. Qui vedete, questa qua è la versione Tecno, 150 cavalli, long range, quindi con una batteria più grande come vi dicevo prima. Non è la versione top di gamma, ma è la versione intermedia, ma già comunque ben accessoriata. Gomme 195/60 raggio 18, freni a disco anteriori e posteriori, belli questi cerchi, molto belli, a differenza di quelli della Captur che a me sinceramente non piacciono. Qui dietro abbiamo il vetro oscurato, vedete il tetto a contrasto, abbiamo l'antennina già bella, molto bella. Qui la scritta Renault, fatta così, bene, con il 4 qua. Vedete il bagagliaio, che già capite che è molto bassa la soglia, vedete adesso andremo a misurare e a vedere quanto basso è uno tra i bagagliai con la soglia più bassa che io ho visto fino adesso. Fari sempre full LED, anche qui il richiamo al passato con questa forma qua, ed è molto interessante, anche in questa versione qui Tecno. Cosa ne pensate? A me piace, è bella, è poco da dire. Hanno fatto un'estetica, un bel mix hanno fatto. Andiamo a vedere il bagagliaio e poi andiamo a vedere gli interni.
Allora, in questo caso abbiamo un bagagliaio con l'apertura, è un optional nella versione Tecno, sempre elettroattuata. Premo il tastino qua e lui si apre. E qua già vedete che la soglia di carico è molto bassa. Adesso andiamo a fare una misurata e siamo a 62 cm di altezza. Molto bene, così anche quando dovete caricare una valigia non dovete fare questo movimento qua, lo mettete dentro e tranquillamente. Adesso diamo una misurata al bagagliaio. Sapete che a me piace misurare perché i litri non me ne faccio niente, io voglio sapere quanto largo è. In questo caso è 1 metro, giusto, una profondità nella parte più larga di 82 cm ed un'altezza dalla capelliera di ben 58 cm. Un bel bagagliaio. Stiamo parlando di un'auto di 4,14 m. Ci sono C-SUV, D-SUV che hanno il bagagliaio più piccolo di questo. Qui sotto abbiamo un ripiano che possiamo mettere i nostri cavi. Qua abbiamo una vaschetta, ok, che si può togliere così, lavare e poi rimettere dentro. Bella anche questa soluzione qua, molto pratica. Chiudiamo qua, si apre in due, quindi se volete aprire solo metà potete aprire solo metà, oppure potete aprirlo in due. Adesso vi avvicino un attimo la telecamera così vi faccio vedere l'interno del bagagliaio. Allora, hanno messo queste retine qua che sono molto pratiche, andiamo a fare la spesa e cose del genere, sempre con la bandiera francese. Abbiamo 4 ganci dove appenderci, una sola luce a LED qui dietro e i sedili sono frazionabili 40-60. Qui abbiamo altri scomparti messo qua e qua, se vogliamo mettere qualcosa, però un bagagliaio veramente interessante, molto carino. Adesso andiamo a vedere gli interni posteriori e poi quelli anteriori. Bene, adesso salirò dietro. Il sedile davanti è impostato sulla mia altezza, quindi 1,80 m, io sono 1,80 m. Per salire c'è un po' di scalino perché qui ci deve essere lo spessore della batteria, in effetti il pavimento è molto alto, però i sedili dietro sono veramente comodi. Non c'è proprio segno delle nostre maniglie per uscire, solo nel lato passeggero, quello anteriore. Molto strana questa cosa qua, però dietro si sta seduti bene. Spazio ne ho a sufficienza e secondo me anche per fare un viaggio non c'è nessun problema. Non c'è un bracciolo, non ci sono braccioli, non ci sono bocchette dell'aria posteriori, quindi per la ventilazione, però prima ho provato il climatizzatore che oggi fa molto caldo, però funziona molto bene, si sente che ha un climatizzatore potente. Poi non so, tutte le auto elettriche io trovo che hanno dei climatizzatori veramente potenti. Adesso vediamo un attimo gli interni e anche le rifiniture. Eccoci qua, quindi tetto molto carino come era anche nella Renault 5, fatto con questi scacchi qua, questi quadratini che servono per rinforzare anche proprio il tetto stesso. Qui dietro vedete ci sono le luci per illuminare i sedili. A me non piacciono messe qua, perché tu sei messo qua così, oscuri quello che ti serve. Erano meglio messe qua. Non so come mai Renault le ha messe qua dietro, ma sapranno loro, forse un fatto estetico o così. I sedili sono molto belli, tutti in jeans trapuntati come vedete con la cucitura a vista. Qui abbiamo gli attacchi Isofix, eccoli qua, sono nascosti qui dentro e molto carini. Belli sti sedili qua, sono comodi, morbidi, super morbidi, sembrano proprio quelli delle auto di una volta che erano super morbidi che sprofondavi dentro. Veramente interessante. Poi adesso vi giro la telecamera, vista da dietro è così, eccola qua. Vedete che non ci sono bocchette dell'aria, ci sono 2 prese USB-C, qui abbiamo il nostro bracciolo. Belli, sono proprio sedili in jeans, vedete anche qua con proprio il bottone messo qua, tutte le cuciture, semipelle. Poi qua abbiamo una tasca fatta qua per mettere il cellulare e qui dentro, guardate che ben rifinita che è molto ben rifinita. Le plastiche posteriori sono tutte rigide, qui abbiamo sempre il rivestimento in jeans e qui sempre tutto rigido. Anche qua le plastiche sono tutte rigide. Non ci sono, le cinture non sono regolabili in altezza e vista da dietro è così. E adesso saliamo davanti. Volevo farvi vedere il pannello porta, anche qui tutta plastica rigida, qui un bel rivestimento in jeans come i sedili, qui in semipelle come abbiamo appunto i sedili rivestiti. Guardate lo spessore che c'è, che vi dicevo prima per salire
da terra a qua, dovete fare scavalcare questa parte qua perché qui sotto c'è tutta la batteria. Comunque verniciata molto bene, ci sono delle belle guarnizioni molto carine. Qua abbiamo il nostro sedile regolabile in altezza, guardate che fino che è, però come è profilato è molto molto comodo questo sedile qua, è stramorbido, guardate come sprofondate. Secondo me è fatto apposta appunto per richiamare gli anni della Renault 4, ma molto molto belli e stracomodi. Scusate se lo ripeto 2 o 3 volte, ma sono veramente molto comodi questi sedili. Qui abbiamo il nostro bracciolo, adesso lo apriamo, qui dentro abbiamo un piccolo vano contenitore, poi abbiamo la ricarica wireless del nostro cellulare, 2 prese USB-C e la presa 12 volt, qui abbiamo il freno a mano, metterlo qua. I comandi sono uguali a quelli della Captur, uguali a quelli della Renault 5 e tutto quello che riguarda questa parte qua è molto simile alla Renault 5. Abbiamo sempre dentro Android Open Link, quindi già il sistema operativo integrato dentro. Eccoci qua, magari faremo uno speciale solo infotainment. E questa è vista da dietro, cioè da davanti verso dietro. Eccoci qua. Molto interessante. Vedete? Hanno messo la maniglia solo lì davanti. Bah, strana soluzione questa qua, molto molto strano. Poi adesso andiamo a vedere un attimo la plancia. Eccoci qua. Saliamo su, belle queste bocchettine qua che richiamano il color bronzo. Qua vedete i comandi sono uguali a quelli della Captur. Anche qui tutto in jeans morbido. La lucina LED qua. Comunque andate a vedere il video che ho fatto di notte, che è molto interessante. Anche qui vedete sempre la cucitura qui a vista, è molto bella. Dentro qua abbiamo il nostro vano, ok, portaoggetti. Qui abbiamo il famoso My Safety, che serve appunto per togliere i sistemi di sicurezza, quelli che ho fatto anche il video per quanto riguarda la Captur, che sono abbastanza fastidiosi. Qui abbiamo per aprire e chiudere il bagagliaio e vedete che comunque questa plancia qua è uguale, identica a quella dell'R5. A me non fa impazzire la grafica, sinceramente, non mi piace. Quello che invece mi piace moltissimo, che ho provato adesso, è la frenata rigenerativa, si attiva fino al one pedal. È una frenata veramente, cioè con un pedale fai tutto quanto. Molto molto bene. Qui abbiamo sempre le luci, doppie luci a LED, come vedete, bello lo specchietto senza nessuna cornice. Qui abbiamo gli specchietti per guardarci con la lucina LED che si accende quando passiamo, tasto SOS e poi tutto ben rifinito in jeans. Ecco, io la chiamerei l'auto in jeans, molto molto carina. Anche qua tutte plastiche, vedete, rigide, anche sopra qua, tutta rigida come plastica, e poi questa qui è l'auto. Bello, mi piace il simbolo qua della Renault, così, qui dietro. Qua abbiamo quindi i comandi delle marce, qui abbiamo i terzi, il solito satellite amato o non amato da voi, ma però io mi sono abituato e mi trovo benissimo. È bello anche qua che hanno messo il multisense direttamente qua, come anche lo ritroviamo sulla nostra Austral, eccetera. Per il resto è molto simile. I servizi, quelli di Google, qui non ho collegato adesso il mio cellulare, però vedete che c'è Google Maps e ci sono anche tutte le applicazioni, perché ha già i servizi Google integrati dentro. C'è una SIM con dei giga all'interno, vedete che c'è la connessione dati e andate tranquilli. Qui andiamo a vedere un attimo Multisense, che possiamo metterlo in versione Eco, cambia completamente, Comfort, Sport, credetemi che va come un missile, e poi qua personalizzato. Noi adesso mettiamo in modalità Comfort, che è quella che utilizzo più spesso. Abbiamo qui l'elettrico per quanto riguarda appunto l'energia della batteria, il programma per ricaricarla, vedete posso caricarla fino al massimo all'80%, 20%, di solito viene messo fino all'80% per non rovinare le batterie. Poi qui abbiamo le applicazioni, qui abbiamo il telefono, qui abbiamo la radio e qui abbiamo la home, che è la nostra schermata principale. Bene signori, che dite? Andiamo a provarla e poi vediamo come va. A provare volevo farvi vedere un attimo il cofano, che
ho iniziato a farli vedere ultimamente perché me lo richiedete voi, e quindi grazie, così almeno sempre delle novità da mostrare. Allora, qui apriamo il nostro cofano. Un'auto del genere non ha neanche i pistoncini per tenere su il nostro cofano, quindi dobbiamo tirare fuori la classica stina. Forse sarà per tornare al dove va agganciata questa stina qua. Ok, va agganciata qua e così lo avete su. Non c'è un frank per mettere dei ripostigli, vedete qua il motore elettrico eccetera, ma non abbiamo uno spazio dove andare a mettere dei cavi eccetera, ce l'abbiamo dietro nel bagagliaio. Non so come mai non li fanno questi spazi, che qua ne avremo per mettere dentro dei cavi, magari fare un ripostiglio o qualcosa. Vabbè, adesso richiudiamo il tutto. Vedete questo supporto qua? Guardate quanto grosso è. E anche dentro comunque è pitturata molto bene, anche tutti gli interni sono pitturati bene. Bene, andiamo a provarla e così vediamo come va. Bene signori, proviamo un attimo questa Renault 4. Allora, qui c'è il tasto di accensione, accendiamo, la marcia è qui sopra, andiamo a metterla in D, si molla e va avanti da sola. Nel silenzio più totale. Bella questa guida, bello vedere quel cofanone lì davanti che ti dà quel senso di... come era sulla Duster, che quel bel cofano lì mi piace tantissimo. Silenzio assoluto. Adesso aspettiamo un attimo che passino questi qua, poi andiamo. Allora, primo impatto, silenzio, e quello è già una bella cosa. Appena si tocca l'acceleratore lei va. Adesso andiamo ad attivare il one pedal con le levettine qua, one pedal attivato, in effetti si sente che frena moltissimo. Ci fermiamo un attimo, vedete che l'auto è ferma, io alzo e lei frena. One pedal è questo, quindi lei frena, con un pedale si fa tutto. Adesso andiamo tranquillamente, aspettiamo che passino, eccoci qua, mettiamo la freccia e via. Che dire, ha una bella impostazione, bella morbida, a differenza dell'R5 che comunque condivide la piattaforma. E silenzio, è silenziosa, scattante, basta toccare, mamma mia come va, basta veramente toccarla, è impressionante. E siamo in modalità comfort. Abbiamo una batteria del 72% e abbiamo ancora un'autonomia di 291 km. L'auto è completamente nuova e va molto molto bene. Sì, silenzio è come tutte le elettriche, come avevo ritrovato, anche una bella tenuta di strada, e sì, io mi trovo molto bene, una bella guida. Adesso facciamo una strada un po' dove non è tanto trafficata, è stretta, però ci si trova bene, e qua basta e via, lei va, cioè ci mette un attimo a prendere velocità, veramente. Bisogna sempre guardare il contachilometri a quanto siamo. Adesso pian pianino andiamo su. Vedete, adesso non so se si vede la grafica, comunque a me non piace tanto questa grafica qua, perché è troppo digitale, ecco, troppo digitale se vogliamo dirla così. Però per il resto questi due bei display qua da 10 pollici si vedono bene, un buon nero, un buon contrasto, anche con la luce del sole si vede benissimo. Poi per il resto tutto ok. Il one pedal è una cosa fantastica e rigenera anche tantissimo, perché adesso stiamo facendo 14 kW di consumo, 15. Ok, vediamo se abbiamo auto dietro. No, mollo e ricarica tantissimo. Io se ricarica bene bene. No, comunque è una bella guida, e quello che la Renault 5 trovo troppo rigida è tutta un'altra auto, per carità, è tutta un'altra auto. Qui puoi farti un viaggio comodo, poi sti sedili qua, torno a ripetere, sono comodissimi, e anche come tenuta di strada, come la senti che è un'auto bella robusta. Bene, io direi torniamo al campo base e facciamo le conclusioni. Eccoci qua signori, siamo tornati dal giro di prova. Avete visto, ormai le auto elettriche vanno, basta, c'è poco da dire, abbiamo tanta copia, abbiamo tanta ripresa, non c'è nessun problema. Il più è come si viaggia. Qui a differenza della Renault 5 io ho trovato tanto più comfort, tanto più morbida,
più bella da guidare, poi vedere sempre questo cofano dritto là davanti è molto molto interessante. E poi, ma a me piace viaggiare in elettrico. Ci sono dei compromessi da prendere, sì, ma qua abbiamo autonomie che comunque io penso che quei 350-400 km li fate tranquillamente. In autostrada saranno 300, 250, ma l'ultimo viaggio che ho fatto, anche che siamo andati in Liguria, che vi ho fatto il video dei consumi, vi ho fatto vedere, comunque ti fermi ogni tanto, perché sarà perché io ho la moglie che ha problemi con la schiena, sarà perché comunque io voglio rilassarmi 10 minuti, un quarto d'ora, ti fermi l'autogrill, ti fermi un attimo in stazione, tanto che lei si carica, vai dentro, ti bevi il caffè, e vai un attimo in bagno, fai la pipì, ok, fai la pipì, un quarto d'ora, 20 minuti, partono sempre, signori, e lei intanto si ricarica. Quindi per me quelle scuse là dell'elettrico che non ho autonomia, io faccio 1000 km, ma dove fai 1000 km, tutta una tirata, 10 ore, dovrai fermarti un attimo, andare in bagno almeno, cioè quello che mi chiedo. Vabbè, dopo queste qua sono pareri miei personali. Comunque signori, l'auto è bella, ha un difetto grande, il prezzo, che sono ancora molto elevati, perché per un prodotto del genere si gira intorno ai 35.000 euro. Io vorrei ringraziare i signori di Miglior Auto, Davide e Federico come al solito, che sono stati subito disponibili. Gli è arrivata l'auto, mi ha detto Lorenzo vieni a provarla e vai a vedere come va, e effettivamente grazie ancora a Davide, grazie a Federico e grazie a Miglior Auto. Se siete di passaggio a San Stino, andate a vedere le auto, andate a parlare un po' con Davide e Federico, loro sono sempre disponibili, e grazie ancora. Bene signori, che dire, l'auto è bella, se vi piace scrivetelo sotto qui, se preferivate qualcos'altro, di sicuro ci saranno quelli che diranno era meglio se la facevano termica, vabbè, però l'hanno fatta elettrica e questo qua. Signori, grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!